Ciao a tutti e bentornati su Katie Mail, io sono Katie ed oggi andiamo a realizzare insieme un nuovo progetto, una nuova borsa bella grande, comoda, capiente, che ho pensato per autunno-inverno solamente perché ho utilizzato un filato 50% lana, 50% acrilico. Si tratta di Amore Bicche di Borgo dei Pazzi. Trovate il link nel box informazioni qui in basso insieme al codice sconto di 5 euro valido su tutti i prodotti presenti sul sito. È disponibile in queste colorazioni. Io ovviamente ho utilizzato questa colorazione, ma in casa ho anche questa, vedrò cosa posso farci. Trovate comunque tutte le info nel box informazioni. Sono partita ovviamente da un fondo e poi ho realizzato il tutto con il filato. Questo è l'avanzo di una rocca da 500 grammi e come potete vedere ne è avanzato un bel po', quindi può essere utile per realizzarci una piccola pochette oppure degli accessori da abbinare alla borsa. Comunque non mi dilungo più di tanto, mi raccomando continuate a seguirmi sui miei social, iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial. A questo punto vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare la borsa e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto ho utilizzato circa 300 grammi di Amore Bicche, colorazione numero 7, fondo vale 30x10, uncinetto 3,5 per la lavorazione del fondo, uncinetto numero 5,5 o 5 per la lavorazione del corpo borsa, dipende molto dalla mano di lavorazione, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Utilizzeremo l'uncinetto 3,5 per la lavorazione nei fori del fondo. Prendiamo il filo, facciamo il cappio iniziale, ci teniamo il filo sull'uncinetto e andremo a lavorare le maglie basse all'interno dei fori. Siccome il filato è spesso e comunque nel giro successivo andrò a lavorare con un uncinetto più grande, lavorerò degli aumenti appositamente per questo filato, però se lavorate con un filato diverso dovrete distribuire gli aumenti come fate di solito con il cordino. Quindi parto sempre dal foro centrale del lato più corto, inserisco l'uncinetto e lavoro la prima maglia bassa. Passo al foro successivo e all'interno di questo foro lavorerò 2 maglie basse. E per tutti i fori del fondo andrò ad alternare una maglia bassa e 2 maglie basse senza fare distinzione negli angoli, proprio perché poi lavorando con un uncinetto più grande, perché passerò al 5,5 o 6, poi mi regolo successivamente, il lavoro in ogni caso, anche se ci sono pochi aumenti sul fondo, tenderà ad allargarsi. Quindi per evitare che il lavoro si allarghi troppo faccio questo procedimento, però ripeto, se state utilizzando un filato diverso magari andrete a lavorare 2 maglie basse per ogni foro del fondo e nell'angolo andate a lavorare l'aumento da 3 maglie basse, ma quello dipende sempre dal fondo che avete a disposizione, dalla distanza tra un foro e l'altro e dal filato che state utilizzando, senza contare poi la mano di lavorazione. Quindi gli aumenti vanno fatti sempre seguendo sia la mano di lavorazione sia il materiale che avete a disposizione. Quindi io procederò in questo modo, alternando una maglia bassa e 2 maglie basse per tutti i fori del fondo. Ovviamente nello stesso tempo cercherò di tenere le maglie abbastanza morbide. Bene, ho terminato il giro, questa volta non ho lasciato il filo per fare la chiusura invisibile, ma vi consiglio di farlo, io l'ho dimenticato, ma non diciamolo a nessuno. Comunque vado a chiudere semplicemente a maglia bassissima, quindi punto l'uncinetto prendendo solo la metà catenella retro del primo punto, in questo modo, e chiudo con punto bassissimo. Ora vado a cambiare l'uncinetto, prendo il 5,5. Comunque anche questo dipende dalla vostra mano di lavorazione.
faccio una catenella che mi sostituisce la prima maglia bassa, passo al punto successivo, prendo solo la metà catenella retro e lavoro una maglia bassa. Quindi procederemo lavorando una maglia bassa in costa retro in ogni punto sottostante. Prenderemo quindi solo la metà catenella retro di ogni punto. Bene, ho terminato il mio giro. Come potete vedere, nonostante io abbia fatto pochissimi aumenti sulla base, il lavoro è rimasto perfetto. Quindi ovviamente questo procedimento vale solo per questo filato. Quindi ora andiamo a chiudere il giro, lo faremo con chiusura invisibile, quindi inseriamo l'uncinetto nel primo punto dall'interno verso l'esterno. Come sempre prendiamo l'asola, la portiamo all'interno, entriamo in questo punto, quindi alla base dell'asola che abbiamo portato all'interno dell'asola tiriamo il filo, prendiamo il filo e andiamo a bloccare il tutto in questo modo. Io ora proseguirò lavorando a punto foglia, quindi lavoro una maglia bassa esattamente nello stesso punto, non la chiudo, inserisco l'uncinetto nel punto successivo, prendo il filo, le chiudo insieme, faccio una catenella. Questo sarà il procedimento che faremo ad ogni inizio giro perché lo chiuderò sempre con maglia bassissima, mentre per i punti successivi andiamo nel punto successivo, prendiamo il filo, non chiudiamo, inseriamo l'uncinetto nel punto successivo, prendiamo il filo, abbiamo 3 asole sull'uncinetto, le chiudiamo tutte insieme e facciamo una catenella. Non andremo a fare nessuna diminuzione perché c'è la catenella che va a sostituire il punto che abbiamo lavorato insieme al precedente. Puntiamo l'uncinetto nel punto successivo, non chiudiamo, inseriamo l'uncinetto nel punto successivo, abbiamo sempre 3 asole sull'uncinetto, le chiudiamo insieme e facciamo una catenella. Procederemo in questo modo per tutto il giro. Se preferite potete lavorare tutto il corpo borsa a maglia bassa perché tanto di per sé il filato è molto particolare. Bene, sono giunta al termine del mio giro, mi resta solo una maglia però, quindi vado a fare questo procedimento. Inserisco l'uncinetto nell'ultimo punto rimasto, inserisco l'uncinetto nel primo, prendo il filo, chiudo tutto insieme ma non faccio la catenella, vado a chiudere direttamente con una maglia bassissima nel primo punto e continuo poi lavorando il giro successivo, quindi mi alzo sempre con una catenella, inserisco l'uncinetto alla base dello stesso punto, prendo il filo, qui abbiamo i 2 punti bassi lavorati insieme, noi ci andiamo ad inserire esattamente qui dove c'è la catenella, prendiamo il filo, abbiamo 3 asole sull'uncinetto, le chiudiamo tutte insieme e facciamo una catenella. Quindi questo come sempre è il procedimento che faremo ad ogni inizio giro, mentre i punti successivi li andiamo a lavorare puntando l'uncinetto nel punto successivo, puntando l'uncinetto sempre dopo questi 2 punti bassi lavorati insieme, quindi dove c'è la catenella. Abbiamo 3 asole sull'uncinetto, le chiudiamo tutte insieme e facciamo una catenella. Questo procedimento andrà ripetuto per tutto il giro, quindi continuiamo, punto successivo, prendo il filo, punto l'uncinetto nella catenella, prendo il filo, chiudo tutto insieme e faccio una catenella. Continuiamo così per tutto il giro.
Bene, ho terminato anche questo giro, mi resta sempre l'ultimo punto che andrò a chiudere come per il giro precedente, quindi punto l'uncinetto nell'ultimo punto rimasto, non chiudo, punto l'uncinetto alla base del primo punto, prendo il filo, chiudo tutto insieme, non faccio la catenella, ma vado a chiudere direttamente con una maglia bassissima nel primo punto, in questo modo. Faccio una catenella e si procederà sempre nello stesso identico modo, quindi dovremo andare a ripetere questo giro per tutti i giri successivi fino a raggiungere l'altezza desiderata. Quindi io vi lascerò indicati qui in alto il numero di giri che lavorerò io insieme alla misura in centimetri che è l'altezza nel mio caso, ma potete variarla tranquillamente. Quindi si procede sempre nello stesso modo, puntiamo l'uncinetto nello stesso punto, puntiamo l'uncinetto all'interno della catenella, chiudiamo tutto insieme, facciamo una catenella. Questo è il procedimento di inizio giro, mentre per i punti successivi puntiamo l'uncinetto prima delle due maglie basse chiuse insieme, puntiamo l'uncinetto nella catenella e chiudiamo insieme tutte e tre le asole, facciamo una catenella e si procede così per tutto il giro. Quindi raggiungiamo le misure e poi ci rivediamo per continuare. Bene, ho lavorato tutto il mio corpo a borsa, ho lavorato 21 giri a punto foglia, ho raggiunto circa 26 cm di altezza per quanto riguarda ovviamente la borsa. A questo punto vado a fare un ultimo giro di rifinitura, quindi ho già chiuso con maglia bassissima, faccio una catenella, punto l'uncinetto nel punto successivo prendendo solo la metà catenella retro e lavoro una maglia bassissima. Faccio una catenella, punto l'uncinetto nel punto successivo prendendo solo la metà catenella retro e lavoro una maglia bassissima. Alternerò catenella e maglia bassissima per tutto il giro. Quindi ora faccio una catenella, punto successivo prendo solo la metà catenella esterna e lavoro una maglia bassissima. Continuo così fino a terminare il giro. Ho terminato il giro, chiudo con una maglia bassissima nell'ultimo punto, posso tagliare il filo e bloccarlo tra le maglie. Dobbiamo realizzare i laccetti di chiusura, quindi prendiamo il filato, facciamo un cappetto iniziale e ci andiamo ad avviare 1 metro di catenelle. Non vi darò il numero preciso di catenelle, ma vi dico solo la misura, perché così potete regolarvi anche se utilizzate un filato diverso. Quindi noi avviamo tante catenelle fino a raggiungere 1 metro. Una volta lavorato 1 metro di catenelle, a questo punto possiamo tagliare il filo e bloccarlo con un nodino. Poi successivamente taglieremo l'eccesso, ripeteremo lo stesso procedimento per l'altro laccetto, quindi in totale dovremo avere 2 cordoncini da circa 1 metro.
A questo punto prendiamo la borsa, la pieghiamo perfettamente a metà e andiamo ad applicare i nostri cordoncini. Quindi prendiamo un ago che abbia una cruna bella grande e ci facciamo passare il filo all'interno, così siamo più comode. Partiamo dal laterale, l'altezza potete sceglierla voi, io andrò a far passare il cordoncino esattamente nel terzultimo giro. Quindi qui abbiamo tutti spazi tra un punto e l'altro, noi facciamo passare l'ago proprio attraverso. Lo faccio uscire dal secondo punto in questo modo, lascio la codina fuori, poi conto di nuovo 1, 2, entro ed esco dopo 2 punti. Continuerò in questo modo fino a farlo uscire sull'altro lato, quindi devo fare tutto il giro della borsa. Ed ecco qua che abbiamo applicato il primo cordoncino. Per applicare l'altro partiremo dall'altro lato, quindi prendiamo l'altro cordoncino e faremo lo stesso identico procedimento. Lo faremo passare sempre attraverso le maglie e passeremo negli stessi punti, quindi ecco, io invece di partire proprio da qui parto esattamente da qui, così faccio lo stesso percorso. Una volta terminato, avendo fatto questo procedimento, possiamo andare a stringere la nostra borsa in questo modo e creare questa chiusura a sacchetto, poi magari fare dei fiocchetti qui sui laterali. E quindi questo è per quanto riguarda la chiusura. Ora dobbiamo andare a creare il manico. Possiamo fare un monomanico o 2 manici, ma lo faremo comunque sempre con lo stesso filato, perché guardate qui quanto ancora ne abbiamo. Andiamo ora a realizzare il manico. Io realizzerò un campioncino, ma fate fede alle misure che trovate indicate qui in alto. Quindi per realizzare il manico del progetto andremo ad avviare 71 catenelle. Una volta avviate le catenelle, ovviamente io sto realizzando solo un campione, partiremo dalla seconda catenella dell'uncinetto e andiamo a lavorare una maglia bassa. Dopodiché lavoreremo una maglia bassa all'interno dell'asola della maglia bassa per alzare il lavoro e quindi sostituire la prima mezza maglia alta. Procediamo poi lavorando una mezza maglia alta in ogni catenella successiva sottostante. Ok, ho lavorato l'ultima mezza maglia alta, volto il lavoro
E per alzare il lavoro ripeto sempre lo stesso procedimento, quindi una maglia bassa ed una maglia bassa sulla maglia bassa. Questo mi sostituisce sempre la prima mezza maglia alta. Ora procedo lavorando una mezza maglia alta in ogni punto sottostante e questo procedimento lo ripeterò anche per la riga successiva, quindi in totale dovrò avere 3 righe a mezza maglia alta. Lavorate le 3 righe a mezza maglia alta avremo ottenuto uno spessore di circa 4 cm. Ovviamente ho dimenticato di dirvi all'inizio che le 71 catenelle nel mio caso corrispondono a circa 60 cm, quindi se utilizzate un filato diverso calcolate i 60 cm, ma sicuramente l'avrete trovato indicato al di sopra del video. Quindi una volta lavorate le 3 righe cosa facciamo? Facciamo una catenella e dobbiamo andare a piegare il lavoro in questo modo e quindi ad unire i due lati del pannello. Per rendere il manico più tubolare all'interno possiamo inserire un tubicino oppure un cordoncino di quelli spessi. Quindi cosa facciamo? Inseriamo l'uncinetto nel primo punto in questo modo ed inseriamo l'uncinetto nel primo punto sull'altro lato e lavoriamo una maglia bassissima. Punto successivo di entrambi i lati e chiudiamo a maglia bassissima e faremo questo per ogni punto sottostante, quindi fino a cucire i due lati insieme. Ho terminato la lavorazione del mio manico, vi dico subito che ho realizzato il manico un po' più lungo della misura che mi occorre per il semplice fatto che andrò a cucirlo un po' più in basso rispetto al bordo in modo da non far sformare la borsa nel momento in cui si indossa. Comunque ho terminato la cucitura. Ovviamente il manico non si allunga perché abbiamo fatto la cucitura a maglia bassissima, quindi tiene il tutto molto saldo. Volendo si può inserire un tubicino all'interno per renderlo più tubolare. Comunque ho tagliato il filo un po' più lungo così lo utilizzo per cucire, quindi vado a fare questo procedimento. Ho inserito il filo nel lago, lo faccio passare all'interno in questo modo. E lo faccio uscire più in alto. Ora devo regolarmi con il lato più corto della mia borsa, esattamente devo prendere il centro, inserisco il manico all'interno, faccio uscire l'ago innanzitutto da dove voglio far partire la cucitura. E poi vado a cucire il manico all'interno facendo dei punti nascosti, mi raccomando. Ok, ho fissato tutta questa parte con dei punti nascosti, ora vado a fissare il filo e ripeterò lo stesso procedimento anche sull'altra estremità.
Prendo quindi un nuovo filo, lo blocco sulle estremità con un nodino. Ho fatto uscire il filo a circa 5 cm dalle estremità e a questo punto vado a ripetere lo stesso procedimento per quanto riguarda la cucitura sull'altro lato, ovviamente. E dopo aver applicato il manico, questo sarà il risultato finale. Sono come sempre super soddisfatta, è venuta fuori una bella borsa grande, capiente, comoda e super leggera. Abbiamo utilizzato il filato Amore Bicche di Borgo dei Pazzi, trovate il link nel box informazioni qui in basso insieme al codice sconto di 5 euro valido su tutti i prodotti presenti sul sito. Spero che questo progetto vi piaccia, se è così fatemelo sapere come sempre nei commenti qui sotto e condividetelo con tutte le vostre amiche creative. Io non l'ho foderata, ma si può fare tranquillamente con la classica fodera a sacchetto, trovate il tutorial nel box informazioni. Per quanto riguarda la chiusura, io ho lasciato questa semplice chiusura a sacca, ma potete mettere in aggiunta anche una calamita, così resta più chiusa. E nulla, se volete vedere tutti gli spoiler dei prossimi progetti seguitemi su Instagram, perché lì troverete tutti gli spoiler e le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi i futuri tutorial. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito anche oggi, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!